We are live. Woo! Ciao! We're starting already. E questo l'argomento? Welcome to this quick Facebook Live about touch. And our theme for today is don't fucking touch me and please fucking touch me. Benvenuti and the relationship between those two. Go, Erika. Benvenuti a questo Facebook Live sul tocco e l'arte del tocco. E oggi l'argomento è non toccarmi, cazzo. Oh, toccami per favore, cazzo. Now notice how much better that got when Erika illustrated it. Notate come è stato molto meglio la spiegazione dopo che Erika l'ha illustrato. And it is really funny with touch because touch really has both two sides. It is don't fucking touch me and please fucking touch me simultaneously. Ed è davvero divertente con il tocco, perché il tocco ha davvero questa cosa di simultaneamente avere non mi toccare cazzo e per favore toccami cazzo. And it's like this catch-22 where we so long to be touched and still really have this space like, do not touch me when we don't want it. So that particular play between those two, sorry, I keep forgetting. Ed è davvero un gatto che si morde la coda, perché c'è davvero quel punto in cui abbiamo l'energia di non mi toccare cazzo e allo stesso tempo voglio essere toccata. And I think that what a lot of people have done is because they don't really know how to resolve this catch-22, they instead go not going to look for touch at all, or only going to have touch with a playful other or a partner or their kids, something that's safe and within the structure of what's supposed to be okay with touch. E credo che quello che molte persone abbiano fatto trovandosi in questa situazione è o eliminare completamente il tocco oppure permetterlo nella struttura, nella scatola di famiglia, figli, qualcuno che è conosciuto. And when we're about to do a one-day art of touch class at the castle in Italy, and when we were talking about that class, we were talking about how do we get this essence of the class out. And Graeme, our guest on this podcast, he was able to immediately create, I think, at least 10 of these juxtapositions of touch, just from his inner self. Is like, can you talk about that? Abbiamo una classe di un giorno in arrivo, l'arte del tocco al castello di Casalborgone, l'8 settembre, e quando stavamo facendo un meeting per creare questa classe, Graeme immediatamente, proprio dal suo essere interiore, è venuto fuori con tutta questa serie di frasi che si contraddicono: toccami, non toccami. I just pulled out my inner childhood. No joking. E dice, scherzando, semplicemente ho fatto riferimento alla mia infanzia. I attended the Art of Touch with you at the castle, I think it was last year. Ho partecipato alla classe Arte del Tocco con te al castello l'anno scorso. And I didn't realize that it was a topic that we don't pay attention to and we really, really require. E non me ne ero reso conto che era uno di quegli argomenti su cui non poniamo assolutamente attenzione, ma che in realtà è molto richiesto. So I was just looking at everyone's universe and going, how do they function with touch? E stavo osservando l'universo di tutti, chiedendomi come funzionano loro con il tocco. And since none of us have really had a great platform of what touch can be and what touch can create, e siccome nessuno di noi ha avuto una bella piattaforma rispetto a cosa può essere il tocco e quello che il tocco può creare, it's never a one-way street and it's never something that is actually very comfortable for most people. E non è mai una strada a senso unico e in realtà non è neanche mai qualcosa che è molto comodo per le persone. Yeah, especially I think because we've been made very wrong for touch. Credo principalmente perché siamo stati resi tanto sbagliati per il tocco.
I think also what's happened is that there are certain areas where touch is okay. Like there's certain relationships in our lives with our children, with our parents, sometimes depending on age, maybe with our partners, with our animals. Those are the touch boxes. Those are good. And even there, the juxtaposition comes up. Even there, that whole no, don't fucking touch me. Please fucking touch me. Even in those little boxes, that's apparent. Credo che ci siano queste aree, queste scatole tipo con i genitori, a volte dipende dall'età, quanto è possibile con i genitori, con i propri figli, il partner, gli animali, in cui il tocco è quasi consentito e va bene, ma anche in queste scatole limitate si mostrano queste posizioni contrapposte di toccami, non toccarmi. And the thing that I've noticed in the classes is that there isn't much clarity around this in people's universes. That's why you found all that in there, Graeme, when you look. E quello che ho colto dalle classi che ho facilitato è che in realtà nel mondo delle persone non c'è molta chiarezza rispetto a cos'è il tocco, e probabilmente quello a cui hai fatto riferimento mentre scrivevi quelle cose, Graeme. And some people that come to one of these classes, they come because they long for more touch, and that's the point of view they come in with. Some come because if they're brave, they don't have ease with touch at all, and they don't really know how to relate to it whatsoever. And for both of them, a lot of things comes up in the class because there's not clarity in either of those points of views, because both of them are this concluded way of functioning with touch. Quindi ci sono, diciamo tra virgolette, due categorie di persone che vengono a queste classi. Una sono le persone che desiderano davvero più tocco, e le altre sono quelle persone che, se hanno il coraggio, non hanno facilità con il tocco, si presentano alla classe. E per entrambe queste categorie di persone c'è tantissima roba che viene su durante la classe che ha a che vedere con il tocco, con quelle energie. You're good. Well And there's a question in the thread. Somebody is saying, like, sometimes when people touch me during bar sessions, they get so much information. And in general, touch it's the first sense we learn when we're kids. That's our first way of getting information about the world, by touching it as babies. C'è una domanda nella chat che dice quando le persone fanno i bars ricevono tantissime informazioni, ed effettivamente il tocco è proprio il primo senso che usiamo quando siamo bambini, lo usiamo per esplorare il mondo, per conoscere le cose. And we actually get an enormous amount of information from touch. Even a hug, we get a whole universe if we're willing to. Anche e con il tocco, anche solo con un abbraccio, riceviamo un'enorme quantità di informazioni, quasi scarichiamo un intero universo. And that's also why a lot of people shut it off. Like they do a hug like, "Kikunk." Yeah. Granny hug. Like a hug because you're supposed to hug. It's not a hug that's actually a touching of each other's bodies and beings. E ci sono tante persone che cercano di evitarlo, ci sono un sacco di persone che si abbracciano così, quasi come se cercassero di evitare, no? L'esplorazione del proprio corpo e del proprio essere. And it gets, No, go, Graeme. I was going to say, and it gets even worse when sex gets involved. Oh, Then it becomes even more of a nightmare. yeah. E peggiora ancora di più quando si coinvolge il sesso, diventa ancora di più un incubo. And it is like the hug. If you look at it, to be willing to give and receive a really good hug, you have to be willing to receive all that information that you're getting. The same goes for sex. To really have good sex, you have to be willing to be totally present and willing to receive whatever comes up in that moment where you're touching each other's beings and bodies. E per donare e ricevere un bellissimo abbraccio devi essere disposto a ricevere tutta quella serie di informazioni. E la stessa cosa vale per il sesso. Quando l'essere e il corpo si mettono insieme, dovete essere disposti a ricevere tutto quello che arriva. And I remember I asked Gary once about touch and, what it was for people. And what he said is that the galvanic response, which is like this, there's so much information in it that most people don't even want to know. Yeah. There's like a complete barrier. E una volta ho chiesto a Gary delle cose sul tocco, e Gary ha detto che
La risposta galvanica è qualcosa di così intenso che la maggior parte delle persone non vogliono assolutamente avvicinarsi a quella cosa, perché è davvero una cosa forte. But one of the coolest part that I find about touch is that it combines, if you're willing to explore touch, not only is it about the body, it's about the energetics of everything, because you touch energetically as much as you touch physically. And it's one of those ways to really start exploring the interaction between energetics and bodies. E quello che adoro del tocco è che non ha solo a che vedere con il tocco fisico, c'è anche una parte energetica, e il tocco è quella possibilità di iniziare a esplorare tutta la parte energetica del mettere insieme l'essere e il corpo. So that's what we dive in. You never know what the class is going to be like, basically. Yeah. And that is usually part of what we dive into in the class. And sorry, Erika. Non sappiamo mai come sarà la classe, però questo di solito è quello che esploriamo e approfondiamo nella classe. And one of the things that is really clear is that touch isn't something you can just talk about. Like even now, we kind of want to like touch each other. You guys want to show and create that by using that particular sense to convey the sense. Yeah. E una delle cose interessanti è che non puoi solo parlare del tocco. Anche voi in questo momento, ragazzi, vorreste usare il tocco per mostrare, far vedere questo particolare senso. So in the class, we do a lot of experiential practices where we actually practice touching people, each other, ourselves in different ways. And that's then what brings up the things that we can actually look at, clear, explore with the Access tools. E nella classe effettivamente facciamo delle esperienze pratiche in cui impariamo a toccare noi, impariamo a toccare gli altri, e durante queste esperienze pratiche vengono su esattamente le cose che possiamo ripulire per imparare a avere a che fare col tocco. And Graeme, do you want to talk about what that was like for you? Yeah. Graeme, vuoi parlare di che cos'è stato per te? It was actually really special because we go through in that class we went through the exercise of the juxtapositions. Ed è stato molto interessante perché in quella classe abbiamo fatto l'esercizio dell'essere uno davanti all'altro. And what really stuck out for me in that was learning to receive from others where there was more of a resistance or a reaction to touching them. E per me la cosa interessante è stata imparare a ricevere dagli altri quando c'era una resistenza, una reazione nel ricevere da loro. And it was actually just really such a game changer to learn how to be soft with that and grateful for that. Ed è stato davvero qualcosa che ha cambiato tantissimo per me nell'imparare a essere grato e morbido con questo ricevere. You know, instead of doing typical man wrongness. Invece di andare nella tipica erroneità dell'uomo. And it's funny because when you say that, it also reminds me about the definition of consciousness that we use in Access, which is including everything and judging nothing. So it's somehow, touch becomes a great practice to explore, to really get to what is that? What is it to receive everything and judge nothing? And what does that create? E quello che stai dicendo mi ricorda di quello che diciamo di che cos'è la consapevolezza. La consapevolezza include tutto e non giudica nulla, e il tocco può aiutare a cogliere ancora di più che cos'è ricevere tutto e non giudicare nulla. In this class actually is going to be at the castle in Casalborgone in Italy, and the castle itself contributes to touch. Sorry. La classe sarà al castello a Casalborgone in Italia, e il castello di per sé contribuisce al tocco. Because when you're surrounded by that kind of beauty and that kind of timeless, time-bleeding things that the castle really is built with, and the whole filled with too,
you actually get information, nurturing input. You're being touched beyond time when you're there. E quando sei nel castello che è senza tempo, che è pieno di questi oggetti, di queste cose che percolano il tempo, riesci a imparare, a capire, a sentire che cos'è il tocco che va oltre il tempo. It's like when you walk out in nature, you're actually being touched by the earth. È come quando sei in natura, vieni toccato dalla terra. So there's so many different ways of exploring touch that goes beyond the interpersonal touch, and yet strangely it ties into it at the same time. E ci sono così tanti modi di esplorare il tocco che va oltre il tocco interpersonale, ma che allo stesso tempo rientra nel tocco interpersonale. And so if you're willing to explore it, we will also explore the timelessness of people in this class and how that can actually touch you as well. And I was wondering, because it's complicated what you said. Hang on. E se sei disposto a esplorarlo, vorrei che esplorasse, vorrei che venisse a percepire com'è l'essere toccati senza tempo. It's much more beautiful in Italian, though. Right? It sounds similar, so that's wonderful. Anything else you want to add, one of you, about touch and about the class? Qualcos'altro che uno di voi due vuole aggiungere rispetto al tocco, rispetto alla classe? Well, I was going to ask you what's some of the sort of the touching moments that have come from facilitating this class that stick out for you? Quali sono i momenti più rilevanti rispetto al tocco che sono venuti fuori per te mentre facilitavi la classe? Oh, that's a wonderful question. At the class at the castle, we did a practice that was really about this timelessness and actually like getting in touch and really receiving and perceiving somebody else's being. And I was doing that with one of the participants because we were uneven. Alla classe al castello abbiamo fatto una di queste pratiche in cui abbiamo proprio sperimentato l'assenza di tempo nel tocco tra gli esseri, e io l'ho fatto allo stesso tempo con un partecipante perché eravamo dispari. And after that practice, the woman said that was the first time she's ever felt like she was actually seen or allowed herself to be seen. Wow. E dopo quella pratica la donna con cui l'ho fatto, ha detto che quello era stato il primo momento in cui aveva permesso di essere vista. And that changed the whole way she allows herself to show up in the world after that. E questo ha cambiato totalmente il modo in cui si mostra nel mondo. So that one will always stay with me. Quindi quel momento rimarrà sempre con me. There was another class that I will never forget. Is we were doing a intro class, and we were doing one of those juxtaposition practices where you practice your yes and your no. Mi ricordo a un altro episodio in un'altra classe, era solo un'introduzione e stavamo facendo questo esercizio in cui dovevamo imparare a dire sì e imparare a dire no al tocco, quindi la posizione opposta. And this absolutely stunning French woman just starts bawling and crying. E c'era questa bellissima donna francese che ha iniziato a piangere un sacco. And for her that to even allow herself to put herself in a situation where she would be rejected, even though it was a play, it was a practice, brought up so much of that fear of rejection in her. E per lei mettersi in una situazione, anche se era di gioco, anche se non era vera, mettersi in una situazione in cui poteva essere rifiutata, aveva tirato su così tanta paura del rifiuto per lei. That she'd never been willing to look at, basically from this like more French way of being, never really dived into that particular receiving of a no.
E aveva preferito cercare di essere un pochettino francese nel suo modo di essere, invece di davvero approfondire che cosa voleva dire per lei ricevere un no. And by using, because we have these access consciousness tools that are absolutely phenomenal and amazing, and by using those tools, when things like that comes up, you can actually uncreate and destroy it and look at what's under it and choose something different. E visto che abbiamo gli strumenti di Access Consciousness che sono assolutamente fenomenali, quando qualcosa del genere si presenta, puoi distruggere e screare tutto quello che c'è al di sotto ed essere davvero presente con quello che sta succedendo. And not only does that create for that particular area, it also creates this trust that you can actually change anything that allows you then to really play more with areas like touch. E non cambia solo quest'area, ma ti dà anche la fiducia nel riconoscere che in realtà puoi usare gli stessi strumenti, puoi fare la stessa cosa in altre aree, così come l'hai fatto nel tocco, puoi farlo da altre parti. I just wonder, like, how much all these points of views that we have of touch that we don't even realize we have are affecting us. Mi domando davvero quanto questi punti di vista che abbiamo sul tocco, che non sappiamo nemmeno di avere, hanno un effetto su di noi. That definitely, and also how many of them are ours? How many points of views do we like carry around that are not even ours, but since we don't look at them, we can't change them? Sicuro, e quanti di quei punti di vista non sono nemmeno nostri, ma siccome non siamo disposti a guardarlo, non siamo nemmeno disposti a riconoscere che non sono nostri e quindi a cambiarlo. That was a great question. Thank you, Graeme. Era una domanda meravigliosa, grazie Graeme. Well, thanks for the class. It's awesome. Grazie per la classe, è strepitosa. Yeah. And if you're listening to this and you would like to join us at the castle, you can go to katarinawallentin.com/artoftouch. And if you're not ready to come to the castle, you can also go to that page and you'll find a free little online series about touch that you can sign up for, and you can practice a little bit just to see if this is something for you. So, you know, I really recommend coming in person and really playing. And you can also sign up for free. Somebody put the... I have to translate, one second. Faccio riassunto. Se avete voglia, venite al castello, altrimenti potete andare su Katarina Wallentin / Art of Touch, in inglese, non in italiano, Art of Touch. E se non volete venire alla classe, troverete una miniserie gratuita sul mio sito dove esplorare un pochettino il tocco. Thank you. And I need to buy you a drink, Erika, because I keep forgetting to stop so you can actually translate. Just touch her appropriately. She'll be fine. Katarina, wonderful idea. I will touch Erika appropriately when I see her next. Caterina ha detto ti offrirò un drink perché non ti ho dato spazio per tradurre, e Graeme ha detto no, non ti preoccupare, basta che la tocchi in maniera appropriata quando la vedi. So I think we end there today, and thank you so much, both of you, for coming on, and I hope to see some of you at the castle. Grazie mille, grazie a entrambi per essere venuti su questo Facebook Live, e spero di vedere qualcuno di voi al castello l'8 settembre. Free butt touches for everyone. Tocchetti a sedere gratuiti per tutti. Thank you, Kat. Grazie. Bye. Ciao.